Ciao ragazzi, siamo qui oggi per parlare delle button plate Forte versione Formula e versione GT. Ringrazio Asetec di dare sempre la possibilità al mio canale di poter recensire tutti i suoi prodotti, ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, da oggi la line-up Asetec si va ad arricchire. Le button plate versione Formula e versione GT adesso avranno anche la possibilità di essere acquistate già con le cover cap sia dei pulsanti, dei rotari e dei fanchi in alluminio. Iniziamo subito a parlare della versione Formula e vi dico che da oggi c'è la possibilità di comprare solamente la button plate e andare a scegliere le maniglie che volete. Questo non varierà per niente il prezzo, ma potrete scegliere la tipologia di maniglie che più preferite. Poi a livello estetico sono state implementate diverse cose. Vi faccio vedere. La precedente versione sono pressoché identiche, vanno a cambiare le colorazioni e i materiali. Si potrà notare già frontalmente nella parte in alto che la parte del quick release in questo caso ha una rifinitura arancione, in questo caso nera, e molte delle rifiniture che erano in plastica arancione in questo caso diventano in gomma nera. In realtà anche su questo modello potevate sostituire queste rifiniture arancioni e metterle nere. Il volante, come vi ho detto, rimane pressoché lo stesso, anche il feedback dei pulsanti, nel caso andatevi a rivedere anche la recensione specifica del volante, è pressoché identico. La cosa che va a cambiare in questo caso è proprio il materiale in cui sono fatti. E molto interessante è il fatto che potrete anche volendo personalizzarne i colori. In realtà non l'ho vista ancora nello shop, ma credo che si potranno acquistare anche come add-ons per andare a modificare il modello che li aveva in plastica. Sicuramente già ci sono però sul sito le cover cap per la parte dei rotari. Onestamente proprio per il volante Formula avevo visto qualche tempo fa una colorazione che li aveva con anche alcuni pulsanti rossi e blu, devo dire che cambia totalmente aspetto. In realtà l'ho sempre apprezzato anche personalmente in questa versione. Naturalmente io giocando in realtà virtuale non ho particolari problemi sul discorso colori, ma mi piaceva. Mi ero innamorato di queste maniglie. Anche quando ho recensito la versione Invicta, su questo modello devo dire che stanno davvero bene. Ditemi anche voi che ne pensate nei commenti, se non cambia totalmente quello che è l'aspetto del volante. Come vi dicevo, oltre ai pulsanti cambiano anche le cover cap dei rotari frontali e in questo caso cambia totalmente quella che è la forma, che è la stessa che viene utilizzata nel volante Invicta. Anche sul precedente modello, come ho detto, potete acquistare separatamente questa rifinitura in alluminio. Ci sono anche qui diversi colori che potete scegliere. In questo caso si possono cambiare anche con la versione in plastica, per esempio arancione. All'interno della confezione vengono dati anche le cover cap in alluminio nero per quanto riguarda i funky switch, se volete sostituirle. Personalmente però a me il contrasto nero con questo arancione piace tantissimo e ho preferito lasciarla così. Naturalmente ci sono anche gli adesivi all'interno della scatola con cui andarla a personalizzare, però ci sono alcuni volanti come questo che io preferisco averli così. Anche la serie di 6 rotari nella parte esterna del volante prendono questa bellissima cover cap in alluminio. Non vi sto ragazzi a ridire il feeling di ogni pulsante, di ogni rotary, di ogni switch che ha questo volante. Ci sono recensioni approfondite varie già nel mio canale. Ci tengo però a sottolineare il rinnovamento nei materiali, mantenendo sempre dei costi dal mio punto di vista molto competitivi su quello che è questo genere di prodotto. Dal mio punto di vista il vero plus sarà che da oggi è possibile acquistare separatamente le maniglie e praticamente non dovete acquistarle due volte nel caso non preferivate il modello questo aperto nella parte sotto. Passerei adesso alla versione button plate GT. In questo caso come paragone ho la versione la prima, ma poco cambia per spiegarvi che vengono sostituiti tutta la parte dei pulsanti e cover di ogni rotary in alluminio. Lo potete personalizzare
come meglio credete, ci sono varie colorazioni per tutte le anodizzazioni. Sicuramente l'utilizzo di materiali premium fa fare un balzo in avanti a quello che è l'aspetto estetico al volante, perché poi ragazzi a livello funzionale, come ho detto, rimane tutto uguale. In più abbiamo questo bellissimo rim AD del diametro di 330 mm, in realtà ha un'altezza, essendo tagliato nella parte sotto, di 300 mm e in pelle traforata sulla parte dell'impugnatura. Naturalmente io la pelle traforata la adoro per il livello di grip che dà sia con i guanti che senza, e in più perché a livello estetico il cambio trama del volante personalmente a me piace tantissimo. E aggiungo che poi la pelle tendenzialmente va a rovinarsi molto meno rispetto all'Alcantara, rispetto alla pelle scamosciata, anche se lo ritengo molto bello a livello estetico, ma visto che sono anche amante che le cose rimangano sempre perfette, apprezzo tantissimo anche questo genere di materiali. Sempre ottime quelle che sono poi le rifiniture nelle cuciture nella parte interna, e apprezzo tantissimo l'attenzione dove voi andrete ad infilare il pollice. In realtà la cucitura sarà nella parte totalmente dietro e quindi non vi darà per niente fastidio nell'impugnatura. A voi quale piace come tipologia di rim? Il modello AD, il modello rotondo, il modello GT aperto nella parte sopra? Quale preferite? Onestamente tra tutti i modelli quella AD è il mio preferito. Ditemi poi anche a livello estetico cosa ne pensate di questa colorazione quasi total black. Anche in questo caso potrete decidere di sostituire la parte delle cover dei Funky Switch, ma secondo me ragazzi ci stanno troppo bene, staccano con quello che è il resto del volante. A me piace tantissimo così. Naturalmente per entrambi i volanti c'è la possibilità di andare a personalizzare quella che è l'illuminazione e soprattutto l'implementazione della telemetria, grande plus di Asetec, ma rimangono pressoché invariate quelle che sono le possibilità, le funzionalità rispetto a ieri. Cosa che si andrà ad aggiungere però per i possessori della serie la prima è la possibilità di aggiornare il firmware e poter montare finalmente anche su queste bottom plate qui le frizioni, cosa che fino ad oggi era possibile sì montarle ma non funzionavano. Questo penso sia un bel regalo e una bella attenzione di Asetec ai suoi vecchi clienti. Naturalmente per entrambe le bottom plate la parte elettronica del doppio cambio e nel caso della frizione è all'interno del corpo della bottom plate. Funziona tutto con dei sensori di Hall, rimangono tutte le stesse considerazioni fatte nelle precedenti recensioni del cambio e della frizione. La struttura del cambio è tutta in plastica, la parte meccanica funziona con dei magneti, buona la forza per il distaccamento e quindi del cambio, ottimo l'accoppiamento delle parti totalmente esenti da qualsiasi gioco. E approfitto di questa recensione, visto che so che ci sono tanti estimatori dei volanti Asetec, ma magari non hanno voglia di cambiare tutto il loro ecosistema e vorrebbero implementare alcuni dei loro volanti nel loro ecosistema, soprattutto poi per quanto riguarda quello della serie Invicta, approfitto e vi parlo anche di questo bellissimo gadget. È un quick release lato base che vi consentirà, unito al vostro quick release che avete alla vostra base, di poter utilizzare e tramite il cavo esterno alimentare quelli che sono tutti i volanti della serie Asetec. Io infatti i test che ho fatto su questi volanti li ho fatti tutti utilizzando il mio SyncCube 2. La cosa interessante è che aggiunge praticamente una modalità wireless a quelli che sono i volanti che volete utilizzare, soprattutto per chi come me utilizza per esempio SyncCube, perché in realtà un pensiero anche che si potrebbe fare è aggiungere di base il quick release Asetec, comprare anche il quick release Asetec lato volante e rendere wireless praticamente tutti i vostri volanti, anche per esempio chi come me possiede un SyncCube 2. Naturalmente parliamo di un prodotto totalmente in alluminio, è un piccolo gioiellino di tecnologia dal mio punto di vista, perché rende uno dei quick release che io amo di più, quello SyncCube, che rende sempre perfetta quella che è la connessione tra base e volante, più evoluto con anche la parte elettronica. Da sotto il quick release parte un cavo spiralato di generoso diametro, di una lunghezza sufficiente a fare un giro intorno al mozzo ed essere posizionato sotto la base. Naturalmente portatevi una prolunga per facilitare il montaggio. Veniamo adesso ai prezzi. La versione con i pulsanti in alluminio della bottom plate della serie Formula viene 609 euro. La versione della bottom plate modello GT viene poco più di 414 euro. Naturalmente per quanto riguarda la versione GT
Potrete scegliere vari tipi di rim che variano i prezzi dai 120 ai poco più di 160 euro. Per quanto riguarda invece le maniglie della versione formula, si parte da poco più degli 80 a poco più dei 90, o se volete le maniglie extra large mi sembra intorno ai 103 euro. Per quanto riguarda l'accessorio Quick Release lato base, parliamo intorno ai 146 euro. Ma vedete voi di scegliere il gadget che più vi piace. L'ecosistema Asetek si sta ingrandendo tantissimo. C'è sempre la possibilità di avere un piccolo sconto del 5% che metterò qui sotto nella descrizione del video. Spero che vi faccia sempre piacere. Naturalmente ringrazio sempre Asetek di dare la possibilità al mio canale di poter recensire tutti i suoi prodotti, e proprio per la sua filosofia rivolta molto al racing reale, che però possa essere alla portata di tutti, sposo tantissimo la loro filosofia di espansione, di dare la possibilità a tutti di iniziare da un prodotto meno costoso fino ad arrivare ai prodotti più costosi, mantenendo sempre una qualità altissima sotto ogni punto di vista. Ragazzi, ci vediamo alla prossima review. Ciao!